Salve a tutti, io sono Ernomeister e oggi vi farò vedere come convertire dei custodes nella guardia palatina dei figli dell'imperatore. Traditori o loyalisti? Scegliete voi. Per questo progetto ho utilizzato pezzi esclusivamente di un kit, ovvero i Custodian Guard, mi sembra, dei Custodes appunto, più qualche pezzo stampato con una stampante a resina o creato da me con della materia verde, poi vi farò vedere in seguito. Una volta scelta una posizione che mi piace, seleziono tutti i pezzi che mi servono per montarla. Questo modello avrà una lancia più una versione modificata della Misericordia. In questo kit è presente una versione infoderata della Misericordia, che però io voglio montare in mano al modello, così che sembra che stia combattendo con due armi allo stesso momento, che è poi quello che succede in gioco con le regole. Ho quindi stampato questa spada dei Re dei Sepolcri, che ho pensato avesse un look un po' più elfico, magari, un po' più raffinato, che si addice di più ai figli dell'imperatore. Mi è bastato praticamente solo sostituire il fodder con la lama che ho stampato io. Le lance dei Custodes hanno questa punta che non mi piace molto esteticamente. L'ho quindi staccata completamente e incollata sul retro, in modo da avere una lancia a doppia punta. Ho quindi montato il modello quasi completamente. Invece delle teste brutte dei Custodes, ho voluto utilizzare le teste della Guardia d'Onore degli Ultramarine, che a mio parere è molto simile a quella della Guardia Palatina dei Figli dell'Imperatore. Per poter montare la testa nella posizione esatta che volevo io, mi sono aiutato con della materia verde. Dato che voglio montare anche dei modelli con lo scudo, ho dovuto modificare anche questi. Semplicemente ho chiuso quel buco che hanno poi per incastrarci un simbolino decorativo che hanno loro. Io però al suo posto voglio metterci semplicemente una trasferibile con il numero romano 3 della terza legione. Quindi ho semplicemente chiuso il buco con la materia verde e lisciato un po' la superficie con un pennello di silicone. I figli dell'imperatore sono questi uomini muscolosi, biondi, sono gli Space Marine più belli che ci siano proprio esteticamente, e di certo non voglio montargli questa testa pelata un po' bruttina, o meglio, gli monterò questa testa ma gli scolpisco una chioma dorata con della materia verde. Se volete vedere nel dettaglio come ho fatto, è un procedimento un po' lungo, un po' complicato, per questo non lo mostro qui, fatemelo sapere e vi farò uscire un video tutorial a riguardo. Ho quindi creato due spallacci extra con della materia verde utilizzata in degli stampi di materia blu. Anche qua, se volete sapere come funziona questa tecnica di clonaggio, fatemelo sapere e vi farò un tutorial. Con questi due spallacci in più ho potuto creare due braccia extra, in modo da poter magnetizzare il leader della squadra, e in tal modo posso creare tutte le combinazioni possibili per questa squadra in Kill Team. Sono 5 modelli in tutto, ne puoi usare massimo 3, ne ho montati 2 con spada e scudo, 2 con lancia e 1 magnetizzabile, intercambiabile tra lancia, spada e scudo. Per pitturarli sono partito da uno Zenithal Highlight, ovvero una base scura più un colore chiaro dato solo da sopra, più o meno a 45 gradi, in modo da simulare la luce sul modello. Come base ho dato una mano leggera con l'aerografo di Phoenician Purple, lasciando intravedere un po' lo Zenithal Highlight che c'è stato sotto. Quindi a 45 gradi più o meno ho dato del Genestealer Purple, una versione un po' più chiara della base, e sopra questa dell'Horror Pink, che mi dà un viola un po' più vivido e vibrante. Dato che questo video è più basato sulla modifica dei modelli, vi faccio vedere come li ho pitturati velocemente, giusto per darvi un'idea, ma senza stare a dire ogni passaggio, tanto alla fine è sempre la stessa cosa.
questi modelli hanno talmente tante decorazioni che dare la base e la lavatura all'oro è stato un processo interminabile. L'idea per questo video è saltata fuori dall'esigenza di avere un kill team che fosse funzionale, ma allo stesso tempo piccolo, compatto e quindi facile da trasportare. In questo caso, cosa c'è di meglio dei Custodes? 3 modelli, 100 punti, e dà la potenza devastante. L'unico problema è che l'estetica originale dei Custodes non è che mi faccia proprio impazzire, quindi ho dovuto pensare a un'alternativa. La decisione che ho preso alla fine è stata la Guardia Palatina dei Figli dell'Imperatore, il meglio dell'ingegneria biotecnologica dietro gli Space Marine. Devo dire che sono molto soddisfatto di come è venuta la faccia del leader, in particolare i capelli. Ecco la trasferibile col numero 3, che sta per la terza legione, ovvero i Figli dell'Imperatore. Una volta finiti di assemblare gli ultimi pezzi che ho tenuto separati per la pittura, non mi resta altro che montarli su queste basette già pronte che ho fatto in uno degli ultimi miei video. Se volete vedere come farle, vi metto il link in descrizione. Nel complesso sono abbastanza soddisfatto di come sono venuti, e devo ammettere che in gioco sono davvero cattivi. La cosa più bella è che tu arrivi con 3 modelli sul campo di battaglia, l'avversario dice che cosa vuoi fare con 3 modelli? Poi inizia la partita e l'avversario cambia idea. Le armi da tiro che hanno non sono un granché, ma quando arrivano in corpo a corpo picchiano veramente duro. Fatemi sapere se la conversione vi è piaciuta lasciandomi un mi piace, commentate qui sotto, condividete il video, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati. Da me è tutto, ci vediamo al prossimo video.